Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena-Modena, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Ascolta, a volte ci troviamo a recriminare perché arrivano i complimenti mentre i punti se li prendono gli altri. Direi che col Monza è successo una cosa analoga poi a quello che era successo a Bari, eccetera. Tu conti su uno dei migliori, probabilmente il miglior portiere della Serie B, e anche su una difesa sostanzialmente presi uno per uno di bravi giocatori. Perché il Cesena è tra le prime 6 o 7 quella che ha subito di più? Non è semplice rispondere a tutto, si possono fare tante considerazioni, ci vorrebbe tempo per farle tutte e quindi io credo che sicuramente è un aspetto che dobbiamo migliorare, perché noi all'inizio del campionato ad oggi abbiamo solo in 2 partite siamo riusciti a non prendere gol, e questo probabilmente ci ha anche penalizzati, perché probabilmente qualche partita che abbiamo perso, se fossimo riusciti a mantenere la porta inviolata avremmo portato a casa almeno un punto. Però detto ciò, che è un discorso che vale un po' per tutti e quindi è un discorso troppo ovvio per farlo diventare serio. Dobbiamo pensare di lavorare su questo. A volte riesci a fare un gol più degli altri, a volte non ci riesci, e quindi è importante non prendere gol evitabili. Però poi mi riallaccio alla prima parte della domanda, quindi alla considerazione che hai fatto. La cosa importante è che la squadra, anche in una partita dove perde, faccia prestazione e, al di là dei complimenti che non ci interessano, rimanga in partita fino all'ultimo, perché questo secondo me è il segnale più importante. Ecco, il Modena è una squadra cambiata in cosa rispetto all'anno scorso, a tuo avviso? Al di là dell'allenatore, ovviamente. L'allenatore determina tantissimo, perché poi alla fine la squadra rispecchia in linea di massima il suo allenatore, poi ha cambiato alcuni interpreti, è una squadra solida, molto forte fisicamente, una squadra concreta, come dicevo prima rispecchia il suo allenatore, è una partita molto difficile per noi. Buongiorno mister, Pulsetti di Tutto Cesena, le chiedo cosa si porta dietro della buona prestazione di Monza e se c'è qualche aspetto invece che non vorrebbe rivedere. In sintesi quello di cui abbiamo parlato prima, mi porto dietro la prestazione, perché la squadra difficilmente sbaglia prestazione, è chiaro che si deve sempre tenere conto dell'avversario. L'avversario, in questo caso parliamo del Monza, è un avversario forte, però la squadra nel momento in cui poi ha preso le misure, ha reagito, è venuta fuori, è stata in partita, ha creato. Purtroppo voi siete sempre troppo legati ai risultati, agli episodi, cioè viene descritta una buona partita quando magari si vince e non si fa bene, perché poi si diventa bravi e cinici in quella partita in cui hai vinto e non hai fatto bene, e invece nella partita in cui ha perso, al di là del fatto che tutti hanno riconosciuto che abbiamo fatto una buona partita, ci sono delle critiche. Quindi quello di cui abbiamo parlato prima, cioè mi porto dietro il fatto che la squadra anche a Monza in una partita difficile è stata in partita, ha trovato la possibilità di rendersi pericolosa, ha giocato alla pari con una squadra come il Monza, e mi porto dietro il fatto che è un'altra partita dove abbiamo preso gol, e probabilmente è stato un gol evitabile. Ecco, allora mettiamolo così, ripartiamo dal secondo tempo di Monza, perché obiettivamente hai detto contro la capolista in una maniera molto positiva. Il Modena, tu parli di una squadra molto fisica ma anche particolarmente tecnica, un po' dappertutto, no? Ecco, che differenze trovi fra Monza e Modena? Ma intanto ti correggo, ormai siamo un po' che ci conosciamo, abbiamo confidenza, non mi piace dire ripartiamo, partiamo dal secondo tempo, perché ripartire sembra che devi
ricominciare qualcosa, invece secondo me non abbiamo interrotto niente. E sono d'accordo con te sul fatto che il Modena, oltre ad essere una squadra fisica, è una squadra anche tecnica. Penso che la differenza più grande sia, dal mio punto di vista, il Modena ha ritmi più alti e rispetto al Monza, che è una squadra che ha grande qualità nel palleggio, con i suoi centrocampisti. Spesso magari il Modena arriva più direttamente verso la tua porta, a volte anche utilizzando il portiere come catapulta, che è un gran calcio, e accorciando e portando tanti uomini dentro l'area di rigore avversaria. Ti sei spiegato la partita di Blesa come atteggiamento, nel senso è sembrato totalmente un corpo estraneo e proprio scarico, svuotato, non lo so, in una settimana tra l'altro dove aveva anche prolungato il contratto, quindi poteva avere un atteggiamento diverso. Al contrario, ribalto, magari potrebbe essere un indizio per domani. Almeno io ho visto un giocatore come Olivieri entrare bene, adesso al di là dell'episodio del gol, dove peraltro aveva lavorato benissimo, come stanno? Cosa può cambiare? È difficile entrare nella testa dei ragazzi, e soprattutto quelli con un pochino più particolari, un pochino più sensibili, e con i quali hai meno comunicazione, non dico rapporto ma comunicazione, perché comunque Blesa è qui da 3 mesi e viene da una realtà diversa, non ha ancora la proprietà perfetta della lingua, però io credo che sia stato semplicemente una partita no da parte sua, ma io dico no non solo perché magari ha perso un pallone, questo pallone poi ci è costato il gol, perché ha fatto altre cose discrete, ha fatto altre cose buone. Blesa è un giocatore che, ripeto quello che vi dico dall'inizio dell'anno, che secondo me non riesce ancora ad esprimere, non è che non riesce ancora, non esprime tutto il suo potenziale. A tratti lo fa vedere, quando lo fa vedere ti illumina gli occhi, però deve capire che la squadra ha bisogno del suo apporto sempre, che deve dare continuità alle prestazioni, che agli attaccanti, oltre a richiedergli di fare gol o di rendersi pericolosi, quando non c'è la possibilità di fare quello devono rendersi utili alla squadra e quindi mettersi a disposizione per quello che c'è. Se c'è bisogno di rincorrere gli avversari devono rincorrere gli avversari, se c'è bisogno di pulire palloni devono pulire palloni per farci salire. Olivieri è un giocatore diverso, è un giocatore che ha comunque una storia, un percorso diverso, non è la prima volta che entra bene, è ovvio che i giocatori che hanno meno minuti rispetto ad altri hanno avuto meno possibilità di dimostrare quanto possono essere un valore aggiunto alla squadra, però io li vedo tutti i giorni e credo che chi per 1 minuto, chi per 90 minuti, chi per 85 minuti sicuramente si metteranno a disposizione e faranno quello che c'è da fare. Novità per quanto riguarda soprattutto infermeria, recuperati tutti? No, siamo come a Monza. Bisoli, tu dicevi che avrebbe ricominciato, com'è? Sì, no, Bisoli morde il freno e vuole fare, però deve avere un po' di pazienza, la deve avere lui, la dobbiamo avere noi. Io credo che la prossima settimana farà buona quasi tutta la parte del lavoro con la squadra, quindi la prossima settimana cominceremo a pensare di tenerlo in considerazione per la convocazione, però questo ancora lui sta bene, cioè lui potenzialmente potrebbe già giocare, però gli manca tutto il percorso di lavoro col gruppo che ovviamente in questo periodo ha saltato. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.